Ciao a tutti amici di Vanilla! Con questo inizia la serie dei Vanilla Magazine Reloaded, ovvero una serie di video che riprende alcuni argomenti che ho già trattato all'inizio della storia del canale, ma che all'epoca avevo realizzato in modo terribile, per non dire di peggio, e che poi sono stati visti soltanto dai primi utenti della community, quando non eravamo certo 340.000. Quindi ho pensato, quale migliore occasione per non dare a quei video una nuova veste grafica e musicale? Si parte con Carlo II di Spagna, il sovrano stregato. Prima di continuare, mi raccomando, se ancora non siete iscritti, il tasto rosso è qui sotto, basta un click. A voi non costa nulla, ma per noi conta moltissimo. La casata degli Asburgo è stata una delle più potenti e famigerate d'Europa, avendo dominato nel corso di tutto il secondo millennio alcuni dei più importanti stati e relative colonie. Nel corso del XVI secolo, Carlo V, con regni e possedimenti che si estendevano dall'Europa alle Americhe, fu il famoso imperatore sul cui impero non tramonta mai il sole. La Spagna degli Asburgo, uno degli stati principali sul quale regnò la casata, finì la propria storia il 1 novembre del 1700, quando morì il suo ultimo e più famigerato sovrano, Carlo II di Spagna. Nonostante abbia governato un impero immenso e ricchissimo, Carlo II non viene certo ricordato come una persona privilegiata. Sin dall'infanzia era affetto da innumerevoli problemi di salute e le moderne ricerche scientifiche hanno confermato le ipotesi che erano già state fatte in passato, ovvero di malattie ereditarie, su tutte la sindrome di Klinefelter, dovute a diverse tare genetiche causate dalla consanguinità dei suoi genitori e prima di loro dei suoi nonni e di buona parte degli antenati. Filippo IV e Marianna d'Austria, genitori di Carlo, erano rispettivamente zio e nipote, mentre Marianna di Spagna era contemporaneamente zia paterna e nonna materna di Carlo. Il re aveva quindi 4 bisnonni al posto di 8 e 6 trisnonni anziché 16. La pratica degli Asburgo era volta a non disperdere gli immensi territori di cui erano in possesso, ma la terribile conseguenza era generare una prole affetta da devastanti malattie genetiche. Carlo II di Spagna, vissuto dal 1661 al 1700, fu probabilmente il culmine di questa pratica matrimoniale endogamica. Nato soltanto 5 giorni dopo la morte di suo fratello Filippo Prospero, che era morto a soli 4 anni per una forma di epilessia, la sua nascita fu salutata con enorme gioia nel regno. Prima di lui erano morti Fernando Thomas e Baltasar Carlos nel 1646 a soli 17 anni e Filippo IV era alla disperata ricerca di un erede in grado di raggiungere l'età adulta. Carlo II, appena nato, era quindi l'unico maschio sopravvissuto dei figli di Filippo IV, ma sin da subito manifestò enormi problemi di salute. Scrisse l'ambasciatore francese a Madrid. Il principe sembra essere estremamente debole. Ha un'eruzione erpetica sulle guance, la testa è completamente coperta di croste. Per 2 o 3 settimane si è formato sotto l'orecchio destro una sorta di canale di drenaggio o di scolo. Nonostante le difficoltà che avrebbero fatto morire qualsiasi bambino della classe lavoratrice, grazie ad amorevoli cure e alla protezione del Palazzo Reale, Carlo raggiunse l'età adulta. A 4 anni, nel settembre del 1665, ereditò l'immenso regno di Spagna e la madre Marianna d'Austria esercitò le veci di reggente per lunghi periodi. Il re cresceva malsano e sembrava avere sempre un piede nella fossa. Will e Ariel Durant notano nel loro libro The Story of Civilization che Carlo II era basso, zoppo, epilettico, senile e completamente calvo, prima dei 35 anni. Carlo II non parlò fino all'età di 4 anni e non camminò fino agli 8 anni. I suoi tutori avevano il terrore di fargli male anche solo toccandolo e lo lasciavano sporco dalla testa ai piedi. Persino i capelli portati lunghi non venivano lavati. All'età di 10 anni gli fu imposto da Don Giovanni d'Austria di effettuare almeno le pulizie di base al corpo umano. Il povero Carlo era flagellato da continui mal di testa, attacchi di epilessia, influenza e diversi disturbi di altro genere, che gli fruttarono il soprannome di El Equisado, lo stregato. Il sovrano, commentando l'epiteto, affermò: «Molte persone mi dicono che io sono stregato e lo credo bene. Queste sono le cose che io provo e che soffro».
Oltre ai problemi di salute connessi alle malattie che ho elencato, il sovrano era sicuramente debolissimo di mente e sterile, oltre a mostrare un accentuato progenismo mandibolare, passato alla storia come mento degli Asburgo, per il tipico avanzamento della mandibola rispetto al volto di molti membri della casata, che causa l'impossibilità di incontrarsi fra l'arcata inferiore e superiore dei denti. Completava il quadro clinico una sospetta acromegalia, oltre a gastriti e vomito ricorrente, dovute forse a malattie dell'apparato digerente. Nonostante le sue condizioni definibili drammatiche, Carlo II mostrò durante la sua vita segni di lucidità e di una profonda sensibilità per la religione. Si dimostrò anche un sovrano illuminato, riuscendo ad attuare una politica di riduzione delle tasse e di miglioramento degli scambi commerciali interni alla Spagna, che comunque non evitarono il generale declino economico del regno. Carlo II si sposò con Maria Luisa di Borbone-Orléans, principessa francese, e la coppia fu incredibilmente affiatata. I due, con ogni probabilità, ebbero diversi rapporti, ma la sterilità di Carlo impedì a Maria Luisa di concepire un erede. Maria Luisa morì nel 1689 a soli 27 anni di peritonite in seguito a una caduta da cavallo. Carlo II, stregato dal punto di vista della salute ma anche da quello degli affetti, cadde in un profondo stato di malinconia per la perdita dell'amata moglie. Costretto dalle circostanze a cercare di procreare un erede per il suo regno, nel giro di breve tempo riuscì a sposare Maria Anna del Palatinato Neuburg, una donna la cui storia familiare garantiva una verificata fertilità. Naturalmente anche con Marianna non venne generato alcun erede, con tutto quel che aveva Carlo era sicuramente sterile. Il re e la regina soffrirono anche di numerosi problemi economici, tanto che la donna fu costretta a vendere i gioielli della propria dote per pagare le spese del consorte. Nel frattempo, le questioni riguardo la discendenza crescevano ed era chiaro che il sovrano non avrebbe avuto un principe cui lasciare il regno. La vita a corte divenne motivo di stress con la regina madre e la nuova regina che erano costantemente ai ferri corti. Carlo II nominò quindi un erede, Giuseppe Ferdinando Leopoldo, ma questi morì, riaprendo la questione della successione. Le due fazioni avverse erano quella francese e austriaca, che volevano spartirsi equamente la Spagna e le sue colonie. Dopo aver interrogato il Papa, Carlo nominò suo erede universale Filippo d'Angiò, nipote del re di Francia Luigi XIV e di sua sorella Maria Teresa d'Asburgo. Ma la questione dinastica era tutt'altro che chiarita e portò alla lunga guerra dei 14 anni, anche detta guerra di successione spagnola, alla fine della quale Filippo prese possesso di una Spagna priva dei possedimenti italiani, dei Paesi Bassi, di Gibilterra e Minorca, territori divisi fra Austria e Gran Bretagna. Nel 1698, 2 anni prima della fine, il re interrogò un esorcista, il quale confermò i suoi sospetti. Carlo II era vittima di una maledizione ordita dalla regina e dai sostenitori della casata austriaca. La seconda moglie di Carlo, Maria Anna, tramò per far riconoscere come un ciarlatano l'esorcista, frate Alvarez Arguelles, e lo fece incarcerare. Il re continuò a peggiorare sino al 1700, anno in cui la sua situazione ormai era diventata disperata. Non si contavano gli episodi di febbre, di idropisia, gli attacchi epilettici, gli spasmi e la debolezza intestinale. Carlo sarebbe morto a breve, forse liberandosi da un'agonia che attraversava dalla nascita. Le cure furono le migliori dell'epoca, ovvero il posizionamento di piccioni appena uccisi sul capo e l'applicazione di viscere di mammiferi calde sul ventre. Inutile dire che il sovrano non migliorò in alcun modo e alla fine di settembre chiese di riesumare i corpi dei suoi parenti defunti. Accanto al corpo perfettamente conservato della prima moglie, pianse per tutta la notte. A fine ottobre rimase bloccato a letto. La sua agonia durò tutto il mese quando, infine, il 1 novembre del 1700, un ictus pose fine alle sue sofferenze. Secondo un libro intitolato Enfermedades de los Reyes de España, scritto dallo scrittore spagnolo Pedro Gargantía, il medico che effettuò l'autopsia del corpo del re avrebbe riferito che il cadavere non conteneva una sola goccia di sangue, il suo cuore aveva le dimensioni di un granello di pepe, aveva 3 grossi calcoli ai reni, i suoi polmoni erano come corrosi, il suo intestino era marcio e cancrenoso, aveva un solo testicolo nero come il carbone e la sua testa era piena d'acqua.
Nonostante questa sembri un'esagerazione dell'epoca, forse spinta dalle voci riguardanti la maledizione, sicuramente Carlo II fu l'ultimo re del grande impero di Spagna, che dopo di lui terminò il proprio ruolo di potenza mondiale. Per trarre qualche conclusione, le ragioni della fine degli Asburgo in Spagna sono esclusivamente legate alla loro politica di matrimoni endogamici, che portò sì al mantenimento delle terre in famiglia, ma anche a enormi problemi di salute per tutti i suoi membri. Prima che andate a vedere il prossimo video vi ricordo che questo l'ho caricato con la velocissima connessione di Spadhausen. Se anche voi volete avere la fibra gratis a casa con un mese omaggio, cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto Vanilla.